amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a girare un video un po' al contrario. In che senso? Andremo a vedere gli errori da non fare nella potatura per avere una bella lavanda. Questa lavanda che vedete alle mie spalle purtroppo mi è scappata via, tra virgolette, è scappato via il momento della potatura all'inizio, l'ho lasciata andare e vi farò vedere appunto che la lavanda, al di là di qualche bella e generosa fioritura che fa, come quella che vedete alle mie spalle, purtroppo è una lavanda destinata a durare poco e soprattutto non può essere considerata una bella lavanda. Andiamo a vedere appunto quali errori non commettere. Allora andiamo a inquadrare subito la situazione. Perché dico che questa lavanda è stata potata male e quindi avrà vita breve? È presto detto. Noi adesso vediamo il davanti, questa parte vedete l'ho potata ora, ma è una potatura, lo ripeto ancora, errata, per rimediare un attimino agli errori fatti prima. Non sono andato altro che a togliere i fiori a fine fioritura, che poi possiamo appunto anche raccogliere. Guardate, si possono fare dei bellissimi mazzetti profumati di lavanda che possiamo tenere in casa e null'altro, e la lavanda già prende una forma, ma questo lavoro andava fatto praticamente subito al secondo anno di vita, non adesso che ormai la pianta ha i suoi bei 5 anni e guardate dietro come si è ridotta. Adesso ve la faccio vedere, vedete, e c'è tutta questa parte lignificata. Il davanti è anche bello, presentabile, anche perché qui su un rocciato lei tende a ricascare in avanti, quindi non si mostra nella sua parte brutta, ma il retro, come potete appunto vedere, è tutto praticamente secco, e questa parte secca, che ormai è preponderante nella pianta, va a indebolirla. Non gli permette alla pianta di vivere bene, soprattutto di avere delle splendide fioriture, quale invece sa fare la lavanda, al di là che appunto lei ha dato tutto quello che poteva e ha fatto, guardate, tanti bellissimi fiori. Questo addirittura, guardate ancora, guardate che bello. Però se vogliamo non avere questa situazione, ovvero la pianta che è tutta lignificata, dobbiamo fare due cose. La prima è una potatura prima della ripresa vegetativa, una potatura dove noi andiamo a tagliare i resti dell'inverno, andiamo a dare una buona forma sempre un po' a cespuglio della nostra lavanda. E la seconda, la più importante, è quella a fine fioritura, e il mese giusto può essere l'agosto della situazione. Adesso è già tardi, adesso siamo a settembre, l'agosto può essere il buon mese dove si va a tagliare. Si tagliano i rami, cioè i rami andati a fiore come questo, e appunto si possono raccogliere facendo dei mazzetti, ma la cosa importante è che possiamo andare a ridurre il ramo almeno di un terzo e anche di più, quindi teniamo bassa la pianta. In questo caso io ormai non posso più far nulla, perché come vedete il ramo si è allungato per cercare la luce, continua ad allungarsi, e ormai se io taglio non mi rimane null'altro che la parte secca. Vedete, sotto è tutta completamente secca. Quindi se non vogliamo avere questo effetto, ma vogliamo avere un effetto molto più contenuto, l'effetto giusto che deve avere la lavanda, ricordate, febbraio, diciamo così, alla fine dell'inverno facciamo la potatura, quella giusto per dare un poco di forma alla nostra lavanda, togliere i residui dell'inverno, gli diamo la giusta forma. Poi dopodiché gli lasciamo fare la sua bella fioritura, ce la godiamo in pieno tutta l'estate. Verso agosto andiamo a rimuovere, insieme ai fiori che appunto possiamo anche conservare, fare dei bei mazzi profumati per la casa, andremo a tagliarla in modo anche importante, sostenuto. Andiamo a tagliarla anche tranquillamente di un terzo e andiamo a contenerla, quindi la teniamo bassa con questa seconda potatura post fioritura. Questo gli permetterà alla nostra pianta di incicciottarsi, diciamo così, in queste situazioni. Non vi saranno più questi buchi e soprattutto non vi sarà questa parte legnosa tanto brutta da vedere, quindi sarà molto più compatta e soprattutto sarà anche molto più generosa a livello di fioriture. Io spero di esservi stato di aiuto con questo video, spero di aver evitato soprattutto a molti di voi di commettere l'errore che ho commesso io, dimenticandomi appunto la potatura di questa
bella pianta e fateci sapere com'è andata, magari mettendo in calce a questo video il vostro commento. Come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!